Ciao a tutti e bentornati sul canale. Dopo la brusca frenata di qualche giorno fa durante l'aggiornamento a InfluxDB2 dovuto al fatto che InfluxDB2 è compatibile solo con l'architettura 64 bit e quindi sul Raspberry che ho attualmente non lo posso installare, ho deciso di andare avanti e installare InfluxDB2 sempre su Docker ma sul mio PC Windows. In questo modo posso fare delle prove sia per l'aggiornamento dalla versione 1.8 alla versione 2.7 sia per l'utilizzo con OpenHub, sempre solo a livello di test. Poi a un prossimo aggiornamento del Raspberry magari installerò la versione 64 bit. Quindi andiamo a vedere adesso velocemente i passi per appunto portare la versione di InfluxDB 1.8 alla versione 2.7 utilizzando container Docker. Bene, per prima cosa ci riprepariamo l'ambiente di InfluxDB 1.8 sul mio PC Windows. Faccio praticamente gli stessi step che ho fatto sul Raspberry, quindi vado molto veloce. Anzi, evito anche di fare il restore del backup, ma provo a copiarmi direttamente la cartella data del container InfluxDB di test che avevo creato l'altra volta sul Raspberry prima dell'aggiornamento alla 2. Mi copio la cartella data in locale sul mio PC Windows e poi creo il container che mappa quella cartella. In questo modo dovrei trovarmi la stessa identica situazione che avevo alla fine del video precedente, dove avevo l'istanza di InfluxDB 1.8 funzionante con i dati restaurati. Quindi iniziamo nella cartella cdocker del mio PC a crearci la cartella InfluxDB test, dove andiamo a mettere il file di configurazione dell'InfluxDB 1.8 e i dati, quindi la cartella data. A differenza dell'altra volta non creo un volume con un nome, ma mappo direttamente una cartella del mio PC. Fatto questo, iniziamo a copiare con WinSCP dal Raspberry. Io mi sono preparato i dati in una cartella del Raspberry, li andiamo a copiare nella cartella data. Adesso aspettiamo che copi tutti i file e poi andiamo avanti. Ok, ha finito di copiare tutti i dati, adesso vado a prendere anche il file di configurazione che dovrei avere dentro data docker influxdb test conf del mio Raspberry. Quindi vado nella cartella conf del mio PC e glielo copio. Ok, a questo punto dovrei avere l'ambiente dei dati pronti per essere caricati con il container InfluxDB. Quindi apriamo un prompt, ci posizioniamo nella cartella docker influxdb test e adesso da questa cartella per comodità lanciamo il comando docker che ho scritto su un notepad, tanto è quello che abbiamo visto la volta scorsa. Quindi lanciamo il container in modalità daemon, quindi in background, esponiamo la porta 8086 sul PC, chiamiamo il container influxdb test e mappiamo come cartella dei dati di influxdb, quindi varlib influxdb sul container, la cartella cdocker influxdb test data sul mio PC. Stessa cosa per il file di configurazione, quindi sempre da cdocker influxdb test conf influxdb.conf, che è il file che mi sono appena copiato, lo andiamo a mettere in etc influxdb influxdb.conf e lo montiamo in sola lettura. Poi scarichiamo l'immagine influxdb 1.8 con cui vogliamo lanciare questo container e diciamo che il file di configurazione è etc influxdb influxdb.conf. A questo punto io mi copio e incollo questo comando nel mio prompt di DOS. Eccolo qui, proviamo a lanciarlo e vediamo cosa succede. Ok, adesso mi deve scaricare l'immagine di InfluxDB 1.8 perché io sul mio PC non l'ho mai installata. Attendiamo che finisca di scaricare tutto e vediamo se il container parte. Ok, non ho dato errori, vediamo col docker ps se ce l'abbiamo in esecuzione. Ok, è in esecuzione. L'altro container è Portainer che ho anche installato sul PC. Comunque il nostro InfluxDB è in esecuzione.
A questo punto posso andare a vedere se ho i dati, perché come vedete io non ho fatto nessun restore, ho solo rimontato la cartella data che avevo sul Raspberry. Questa è anche un po' la comodità di Docker. A questo punto allora mi collego al container, quindi docker exec -it, il container è influxdb test, ed eseguo il comando bin bash, così vado sul prompt del container e a questo punto mi lancio la shell di influx, mi autentico, anche perché dovrei già avere gli utenti creati, e vediamo se ci sono i database. Dovrei aver sbagliato la password, scusate, la password è quella di test, non è quella di produzione. Allora, la password è test. Show databases, eccoli qua, OpenHub e Inverter. Proviamo ad andare a vedere se ci sono le misure su OpenHub. Show measurements. Ok, proviamo a fare una query, ad esempio da ambiente, order by time desk limit 10. Ok, quindi ho praticamente fatto una copia del database che avevo restaurato sul Raspberry direttamente sul mio PC. Praticamente ho lo stesso container Docker in esecuzione e questo è effettivamente comodo. Ok, a questo punto quit, exit. A questo punto possiamo fermare il container e provare l'aggiornamento alla 2.7, praticamente il punto in cui mi ero fermato l'altra volta. Facciamo solo un piccolo ripasso sulla documentazione. Io qua sono già sulla pagina dell'upgrade per Docker di InfluxDB2 utilizzando un container 1.x, quindi nel mio caso 1.8, con un file di configurazione custom. Quindi quello che mi dice è di stoppare ovviamente il container 1.x, rilanciare il container, ricrearlo praticamente con l'immagine 2.7, montando oltre le directory dei dati della 1.8 e del file di configurazione anche una cartella per i dati della versione 2 dove verranno messi i dati aggiornati e una cartella per il file di configurazione aggiornato della versione 2, più tutta una serie di variabili di ambiente che servono a reinizializzare il database, quindi l'ambiente nuovo InfluxDB2, in quanto dobbiamo andare a inserire l'utenza amministrativa, una password che scegliamo noi per l'utenza amministrativa, l'organization e il bucket, che non sono nient'altro che dei contenitori logici dei nostri database, e poi vabbè la variabile di inizializzazione upgrade. In questo modo, lanciando il container, si accorge che c'è una versione 1.8 da aggiornare, la va a leggere dalla mappatura disco, diciamo, della versione 1.8 e la va a scrivere, la versione aggiornata 2.0, anzi 2.7, la va a scrivere nelle cartelle InfluxDB2. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è stoppare l'attuale container, quindi docker stop influxdb test. Ok, controlliamo col ps c'è solo portainer e a questo punto dobbiamo lanciare quel mega comando che io anche in questo caso mi sono già scritto qua, quindi è più o meno identico all'altro, gli ho cambiato il nome, gli ho messo influxdb2, poi ho aggiunto la mappatura delle cartelle influxdb2 test data sempre all'interno di cdocker e influxdb2 test conf, che vanno a mappare rispettivamente varlib influxdb2, quindi dove verranno messi i dati convertiti alla versione 2, e etc influxdb2 dove verranno messi i file di configurazione della versione 2. Ho quindi lasciato il mount delle cartelle della 1.8 col file di configurazione e ho aggiunto tutte le variabili d'ambiente che mi aveva scritto, che c'erano scritte nella documentazione. Creerò l'utente admin con password test, organization OpenHub e bucket OpenHub e ovviamente l'immagine è la 2.7. Devo solo andare a creare queste cartelle sul mio PC perché non ce le ho, quindi vado su cdocker,
nuova cartella influxdb2 test e all'interno creiamo conf e data. Le lasciamo vuote perché ci penserà poi il container ad aggiornarle. A questo punto sono pronto a lanciare il comando. Lo copio, vado sul prompt, incollo e vediamo cosa succede. Anche in questo caso va a cercare l'immagine 2.7 e la deve scaricare perché sul mio PC non è mai stata installata, e al termine poi farà l'aggiornamento. Ok, ha fatto tutto. Vediamo col docker ps se c'è l'immagine, il container in esecuzione. Non c'è, probabilmente o sta ancora, diciamo è ancora in fase di startup perché deve fare l'aggiornamento, oppure c'è stato un errore. A questo punto potrei andare su Portainer e vedere se c'è qualcosa sui log. Quindi vado su localhost 9000. Ok, questo è il portainer che gira sul mio PC. Io ho un po' di container, ma adesso mi interessa influxdb2 test logs. C'è un errore. Error password is too short. Probabilmente ci sono dei criteri per la password, io ho messo test e forse non gli piace. Quindi a questo punto rimuoviamo il container, lo rilanciamo mettendo come password test, cosa possiamo mettere? 1 2 3 4 punto esclamativo. Vediamo se così gli piace. Ok, adesso ovviamente è stato immediato perché l'immagine 2.7 l'aveva già scaricata e quindi la sta semplicemente riutilizzando. Vediamo se adesso è partito. Ecco, adesso è partito. Visto che ci siamo, andiamo a vedere su Portainer. Ok, sembra che stia lavorando. Adesso sta facendo checking available disk space, quindi sta controllando se ha spazio a sufficienza sul disco, e vediamo se effettivamente fa questo aggiornamento. Ecco che sta facendo la creazione dei database, quindi sta aggiornando il database OpenHub con la retention policy autogen, sempre OpenHub con la retention policy IAR, perché io avevo due retention policy diverse per il database OpenHub, e adesso sta facendo inverter con la retention policy autogen. Quindi effettivamente sta lavorando e sta facendo l'upgrade. Ok, sembra che abbia finito l'aggiornamento, ha fatto anche l'aggiornamento degli utenti e adesso sembra che abbia avviato il servizio. Ok, sta lavorando, adesso farà delle indicizzazioni, delle ricostruzioni degli indici, dei dati, non so bene, però comunque sta lavorando. Quindi a questo punto posso provare a vedere se effettivamente riesco ad accedere al database. Ho letto sulla documentazione che InfluxDB2 ha un'interfaccia web per la gestione, quindi la proviamo. Quindi andiamo su localhost 8086 e risponde. Ovviamente questa cosa funziona perché nel comando del container io ho esposto la porta 8086. Questo va fatto, altrimenti il container non è raggiungibile. Ok, proviamo a entrare admin test 1234 punto esclamativo e siamo entrati. Direi che effettivamente è molto più comodo che lavorare con la riga di comando. Vediamo se troviamo dove si fa. È praticamente la prima volta che la vedo anch'io questa interfaccia. Eccolo qua, Data Explorer. Ok, qua si possono fare le query. Scegliamo ad esempio inverter. Qua si può scegliere. Ok, scegliamo una misura che è media giornaliera. Filtro. Iniziamo a vedere così cosa fa. Ok, mi fa vedere praticamente i dati di media giornaliera. Forse questo è il grafico che ha più senso vedere così. Se adesso non riesco tanto bene a capire, vabbè, non importa, non è questo lo scopo del video, quindi comunque sembra che i dati ci siano e siano stati aggiornati correttamente alla versione 2. Vediamo il database autogen, anzi OpenHub, sì, autogen IAR.
In IAR ho i dati che scrive in tempo reale, quindi andiamo a prendere ambiente, prendiamo un item, tipo prendiamo la temperatura della piscina ad esempio, basta filtri, submit, torniamo al grafico, ecco qua, questa è la temperatura dell'acqua della piscina negli ultimi 30 giorni. Ovviamente tutta questa parte qua è vuota perché io ho ripristinato il database sul Raspberry di un backup che avevo fatto qualche giorno fa e quindi i dati degli ultimi giorni su questo non ce li ho, ma poco importa. Vediamo se si vedono ancora anche i dati storici. Possiamo prendere ad esempio energia oraria, item, prendiamo il fotovoltaico, produzione, submit, eccoli qua. Bene, direi che è andato tutto a buon fine, senza praticamente nessun tipo di intoppo, quindi ottima cosa. Peccato appunto solo non poterle installare al momento sul Raspberry. E adesso vabbè, il prossimo video magari facciamo una prova di collegamento con Grafana ai dati del mio PC e poi proviamo ad agganciare anche OpenHub che venga a scrivere su questo database per vedere che non abbia problemi a scrivere sulla versione 2. Quindi per chi vorrà ci vediamo al prossimo video.